Allora, vi presento il dottor Vaccaro. Il suo intervento riguarda la vitamina K2, stato dell'arte. Ok. Ah sì, presentazione. Sì. Un saluto a tutti, grazie a coloro che sono rimasti in aula. Un saluto va agli organizzatori e all'aeronautica. Microfono, dottore, per favore. Sì, grazie. Sì. Allora, l'argomento che devo trattare è la vitamina K2, stato dell'arte. Purtroppo questa vitamina è da pochi anni che finalmente, come un personaggio in cerca di autore, ha trovato il suo autore. Erano 6, lei invece è 1, perché ha fatto da Cenerentola, e adesso vediamo il motivo. Ecco qua. Tolstoi, che già è stato presentato da un altro relatore, diceva: la differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza. La conoscenza fa la differenza fra le persone, chi sa e chi non sa. Questo signore si chiama Price, è un medico nato a fine 800, morto più o meno nel 1940-45, ha girato il mondo. Lui si interessava di denti e aveva capito che praticamente c'era qualcosa che determinava dismorfismo facciale e alterazione dei denti. Ha girato molte parti del mondo, del globo, e ha notato che dove si praticava un'alimentazione a base di fibre, chiaramente i denti erano in ordine e il massiccio facciale aveva un suo morfismo. Mentre invece dove si praticava la dieta tipo occidentale ricca di zuccheri, si notavano denti accavallati e praticamente un massiccio facciale dismorfico. E lui ipotizzò un fattore, ma non riuscì a capire qual era questo fattore, un fattore che stava nell'alimentazione, che poi chiaramente quel fattore abbiamo capito qual era: la vitamina K. Nel 1929 la vitamina K è una molecola liposolubile scoperta dallo scienziato danese Henrik Dam, il quale diede da mangiare del grasso ai polli e i polli sanguinarono. Poi chiaramente gli diede da mangiare le verdure e i polli non sanguinavano più. Dato che in Danimarca la coagulazione iniziava con la lettera K, lui chiamò K, vitamina K. 1939-1940 il ricercatore americano Edward Doyce riuscì a isolare la vitamina K. Nel 1943 Dam e Doyce ricevettero il premio Nobel per la fisiologia e la medicina con la scoperta della K1. Considerarono solamente la K1. Nel 1975 i ricercatori di Harvard Medical School scoprirono l'osteocalcina, che è una proteina. Nel 1980 si è dimostrato che la vitamina K2 è necessaria per attivare una proteina, l'osteocalcina. Nel 1990 un'altra proteina, si chiamava la vitamina K dipendente, la matrix GLA protein, presente nel sistema vascolare. Nel 1997 i ricercatori riferirono che la vitamina K2 era necessaria per 2 processi fisiologici fondamentali. Uno era quello di assicurare la sana deposizione del calcio nelle ossa e la seconda previene la calcificazione delle arterie. Quindi, nel 2004 Schurger, che è uno dei massimi competenti della vitamina K2, pubblica un lavoro che lo chiamo lo studio di Rotterdam e dimostra che la vitamina K2 riduce del 50% la mortalità cardiovascolare.
Da quel momento la vitamina K2 viene seppellita e viene riesumata nel periodo della pandemia Covid. Tanto è vero che entra a far parte del protocollo per la terapia anti-Covid insieme alla vitamina D. Cosa comporta un deficit di vitamina K2 nel corpo umano? Scusatemi, sono stato un poco raffreddato in questi giorni. Il paradosso del calcio. Che cos'è il paradosso del calcio? Cioè è un fenomeno che indirizza il calcio verso i tessuti molli e non verso le ossa e i denti. E pertanto causa di osteoporosi e gravi danni dell'apparato cardiovascolare. Ed ecco degli esempi di microcalcificazione a livello di vari organi, a livello del cuore, valvole, aorta e anche a livello delle arterie. E quindi ciò determina un grave danno. Per quanto riguarda la vitamina, le vitamine e i minerali sono dei cofattori. I cofattori sono elementi importanti perché vanno ad attivare degli enzimi e gli enzimi attivano a loro volta delle proteine. Nella fattispecie le nostre proteine attivate sono quelle della K2 e adesso vediamo. Quindi la vitamina K2 attiva la osteocalcina e la matrix glyprotein. La prima fissa il calcio nelle ossa e la seconda lo allontana dai tessuti molli. E qui potremo chiudere. Abbiamo detto tutto. Ma la vitamina K2 è un cofattore liposolubile, permette di annullare il suddetto paradosso. E quindi che cosa fa? La vitamina K2 è la chiave per rimettere il calcio al posto giusto e risolvere il paradosso del calcio. Ok? Dice, ma allora la vitamina D che cosa fa? La vitamina D non calcifica le ossa, signori miei. Gioca un ruolo importante nell'omeostasi del calcio, ma non calcifica le ossa. Però vedremo che gioca un ruolo importante insieme a un'altra vitamina, diversa dalla vitamina K2. La vitamina K ha due vitameri, uno è la K1, il filochinone, l'altra è la K2, il menachinone, che a sua volta si esprime con due proteine che sono la vitamina K, cioè con due vitamine, K2 MK4 ad emivita breve di origine animale e l'altra invece a lunga emivita di origine vegetale, che poi vediamo che deriva dal natto, che sono fagioli di soia fermentati. Quindi la vitamina K2, come la vitamina K1, ha un'azione biochimica a base che è la carbossilazione dei residui glutamici di varie proteine, che vengono chiamate vitamina K dipendente. E adesso vediamo anche quali sono. Ecco qua, questa è una rappresentazione di tutte e tre. Poi ci sta anche la vitamina K3, il menadione, che praticamente appartiene al mondo animale, quindi in questa relazione non la tratto, che non ha senso. Quindi la vitamina K1 attiva la coagulazione del sangue, la vitamina K2 invece agisce sull'osso e sulle arterie. La farmacocinetica. A livello dell'intestino tenue, la vitamina K1 viene assorbita, mentre invece la K2 viene assorbita a livello dell'intestino tenue, la parte distale. Grazie ai chilomicroni, la vitamina K1 e K2 arrivano al fegato. La K1 ci rimane nel fegato, ma ci rimane per breve tempo, mentre invece la K2, grazie alle lipoproteine HDL e LDL e le VLDL, viene trasportata in tutti gli organi, ok? Dove svolge poi la sua funzione. Jurger afferma: abbiamo dimostrato che se si assumono le vitamine K1 e K2, la K1 va principalmente al fegato e ci rimane, mentre invece la K2 viene trasportata. Quindi anche qui facciamo attenzione quando abbassiamo troppo queste lipoproteine. È un fatto buono? Poi vedremo. Ok, allora, le proteine K2 dipendenti
pendenti, le principali, ne sono 17, ma le principali sono la matrix GLA protein, l'osteocalcina, che sarebbe la proteina GLA delle ossa, e la GAS6. La GAS6 protegge dalla disfunzione endoteliale e dall'apoptosi, che sarebbe la morte programmata della cellula, delle cellule muscolari lisce dei vasi. Due meccanismi che mediano la calcificazione vascolare. Inoltre la GAS6 è altamente espressa nei polmoni, nel cuore e nei reni e ha dimostrato di regolare la calcificazione delle cellule muscolari lisce vascolari. La vitamina D, a livello del DNA, insieme alla vitamina A, determina la sintesi, perché la vitamina D, la forma attiva, è il calcitriolo. Grazie al suo recettore, che è presente anche a livello del DNA, produce l'osteocalcina e la matrix GLA protein, sia a livello delle cellule, delle fibrocellule muscolari lisce, sia a livello degli osteoblasti. Però c'è anche l'intervento della vitamina A. La vitamina A modula la sintesi di queste proteine. E quindi già incominciamo a capire che la vitamina D, la vitamina K2 e la vitamina A hanno qualcosa di in comune, giocano insieme. Quindi la vitamina D svolge le seguenti funzioni: assorbe calcio dagli alimenti a livello intestinale. Ecco perché chi ha la vitamina D bassa ha il paratormone alto, perché chiaramente senza calcio si muore. E allora l'organismo attiva la ghiandola paratiroide affinché produca paratormone, però il paratormone attiva gli osteoclasti e scava l'osso e fa guai. Invece la vitamina D assorbe il calcio a livello intestinale dai cibi. Una volta che il livello del calcio si è elevato, automaticamente il paratormone viene bloccato. Modula l'azione, come l'ho detto, del paratormone, aumenta la produzione delle proteine, di proteine vitamina K2 dipendenti. La nocività della vitamina D, quando viene presa da sola, consisterà nello sviluppo di una carenza funzionale di vitamina K2, in quanto tutta l'osteocalcina e la matrix GLA proteina sintetizzata rimane inattiva. E lì succedono i guai, perché se quelle proteine, l'osteocalcina e la matrix GLA non vengono attivate dalla K2, si ha calcificazione dei tessuti molli, signori miei. Perciò attenzione quando prendete solo la vitamina D, come fanno purtroppo oggi i medici. La vitamina A riduce la produzione di proteine K2 dipendenti, diminuendo la capacità della vitamina D di creare scompiglio con la sintesi di tutte le vitamine K2 dipendenti sottocarbossilate. Quindi, che cosa fa la vitamina A? Non ne fa produrre molto alla vitamina D, dice calmati, fermati, la controlla, che è un fatto importantissimo. Tutto questo determina questo. Questi sono i fratelli Brodes, che fanno un numero acrobatico eccezionale. Come vedete c'è una base, la vitamina D, un altro fratello rappresenta la vitamina A, ma quello che fa l'arrampicata è la vitamina K2 e viene fuori questo bellissimo numero. Qui è la cellula, il nucleo. La vitamina D, che abbiamo già spiegato, si produce la matrix GLA protein immatura, inattiva, che poi diventa intermedia a livello dell'apparato di Golgi, che sarebbe l'apparato digerente della cellula, diventa attiva. E quindi toglie calcio dai tessuti, già accumulatosi. Invece la osteocalcina, grazie sempre alla vitamina K2, ecco, grazie alla vitamina K2, che cosa fa? Da inattiva diventa attiva e quindi mineralizzazione dell'osso. Quando non c'è vitamina K2, ecco che cosa succede. C'è un deposito di calcio a livello delle fibrocellule muscolari lisce delle arterie, dei vasi, ma non solo dei vasi, ma anche a livello cutaneo, le rughe, poi vedremo.
E quindi chiaramente qui c'è una differenziazione cellulare di queste cellule, le fibrocellule muscolari lisce, in senso osteoblastico. E quindi si depositano cristalli di idrossiapatite e quindi chiaramente il calcio. Allora, la matrix glicoproteina attivata che cosa fa? Elimina il calcio dai polmoni, dalle valvole cardiache, dagli aneurismi, dal cervello, dai reni, dal pancreas, dal sottocutaneo. La matrix glicoproteina antagonizza l'azione delle proteine procalcificanti, come ad esempio la proteina BMP, che sarebbe la morfogenica ossea 2. Quella è una proteina che ha un'azione potente nel calcificare i tessuti molli. L'osteocalcina. Vediamo che cosa fa invece l'osteocalcina attivata. Trasporta e fissa il calcio nelle ossa e nei denti. Regola la sensibilità al glucosio e pertanto contribuisce alla prevenzione del diabete mellito tipo 2 e migliora l'insulinoresistenza, perché agisce sulle isole del Langerhans e quindi modula la sintesi dell'insulina. Contribuisce alla prevenzione delle malattie neurodegenerative in quanto migliora la sensibilità all'insulina e ciò prevede la morte del neurone e la degenerazione neuronale. Allora agisce anche nel prevenire le malattie neurodegenerative. Inibisce la differenziazione osteoblastica delle cellule muscolari lisce vascolari. Contribuisce a prevenire la calcificazione dei tessuti molli inibendo la precipitazione di calcio e fosfato a livello del tessuto connettivale. Riduce la rigidità arteriosa nel modello di ratto diabetico e i suddetti studi sono stati replicati in studi sull'uomo. E questo è un lavoro di Fusaro. Quindi questa slide mette in evidenza molto chiaramente che a livello intestinale la vitamina D assorbe il calcio. Poi a livello epatico l'osteocalcina viene attivata e quindi la osteocalcina attivata contribuisce a calcificare l'osso perché porta calcio a livello dell'osso. Quindi questo è ancora è un particolare di quella di prima. Noi vediamo che l'osteocalcina inattiva, grazie alla vitamina K2 che è una carbossilasi, attiva le proteine, l'osteocalcina, e l'osteocalcina si modifica da poter accogliere il calcio e trasportarlo nelle ossa. Quindi chi è veramente che? Non è la vitamina K2, la vitamina K2 è la carbossilasi, ma chi fa il resto sono quelle proteine attivate. E vedete, dove scusatemi, ecco qua. Vedete, dove c'è una buona concentrazione di vitamina D, noi abbiamo una buona calcificazione delle ossa e le arterie sono decalcificate, sono più elastiche, che è una cosa importante. Quindi qua è un'immagine molto bella e molto, diciamo, molto chiara. Ci fa capire che la vitamina K2, attivando la matrix glicoproteina, le arterie vengono pulite, mentre invece attivando l'osteocalcina l'osso si calcifica, anche la mandibola e i denti. E i poveri dentisti spesso fanno l'implantologia e poi dopo poco tempo l'impianto non va bene, ma perché? Ma perché si ha la rarefazione dell'osso, perché manca la vitamina che dovrebbe attivare le proteine per calcificare la mandibola e l'osso. Quindi quel calcio che viene tolto dalle arterie va nelle ossa. Vedete? E qui è proprio molto eloquente. Qui è un osso ben trabecolato, arterie pulite. Osso le cui trabecole sono rarefatte, le arterie sono incrostate. Quindi una donna osteoporotica rischia più malattia cardiovascolare perché per il paradosso del calcio, quel calcio che non sta nell'osso sta nelle arterie e quindi più accidenti cerebrovascolari e quant'altro. Esiste una relazione tra statine, calcificazione vascolare e proteine dipendenti dalla vitamina K? Allora noi sappiamo che le statine vengono utilizzate per stabilizzare la placca. Ma come fanno a stabilizzare questa placca, queste statine? Vediamo, ecco qua.
è stato fatto uno studio clinico, sono stati studiati 2 gruppi di pazienti con malattia cardiovascolare accertate e pazienti sani a rischio moderato di malattia cardiovascolare, gruppo di controllo. I gruppi sono stati anche divisi in utilizzatori di statine e non utilizzatori di statine. Vediamo il risultato qual è stato. È stato dimostrato che le statine interagivano con gli antagonisti della vitamina K. Quindi che fanno? Richiamano calcio nelle arterie per stabilizzare una placca friabile e renderla più stabile. Però questo calcifica le arterie e i tessuti molli se non si associa alla vitamina K2. Qui non è che diciamo che non bisogna dare le statine, ci sono tante altre problematiche e così via, ma bisogna fare attenzione perché altrimenti le statine vanno a calcificare le arterie. Allora, ho riempito 3 slide per quanto riguarda la funzione della vitamina K2. Okay? Che più per essere precise, la funzione delle proteine attivate dalla vitamina K2, perché non è la vitamina K2 il vero attore principale, ma sono le proteine che vengono attivate dalla vitamina K2. Non sto qui a leggerle perché ci vorrebbe diverso tempo. E allora andiamo avanti, addirittura anche nei soggetti che vengono sottoposti a epatectomia, soggetti trapiantati di fegato che vanno soggetti ad osteoporosi, la vitamina K2 previene il danno a livello sia vascolare sia a livello dello scheletro e agisce sulla fertilità. La vitamina K2 veramente, grazie alle sue proteine attivate, ha un'azione sistemica. Ed ecco, vedete, esistono prove scientifiche sempre più numerose che la vitamina K2 agisce su quasi tutti i sistemi del corpo e ha ruoli diversi attraverso la partecipazione diretta o indiretta e la regolazione di centinaia di processi fisiologici e patologici. Quindi diciamo che le 2 funzioni principali sono quella, la prevenzione e cura della calcificazione cardiovascolare e l'osteoporosi. Poi c'è la salute neurologica, invecchiamento, Alzheimer, diabete, artrite, fertilità e gravidanza, sviluppo fetale, salute del bambino, salute dentale, malattia renale, rughe, vene varicose, cancro del fegato. Perché nei soggetti con cancro del fegato, specialmente i pazienti affetti da epatocarcinoma su cirrosi, io sono infettivologo e mi interesso anche di epatologia, chiaramente la vitamina K2 gioca un ruolo importante. La vitamina K2 può invertire completamente la perdita di tessuto osseo e aumentare la massa ossea nelle persone con osteoporosi? Vediamo questi studi. Allora, diversi studi giapponesi hanno dimostrato che la vitamina K2 inverte completamente la perdita di tessuto osseo e in alcuni casi addirittura aumenta la massa ossea nelle persone con osteoporosi. Le prove di 7 studi giapponesi indicano che la supplementazione di vitamina K2 produce una riduzione del 60% delle fratture vertebrali, una riduzione dell'80% di quelle dell'anca e altre fratture non vertebrali. Cioè, quindi dare la vitamina o gli alandronati senza la K2 è un disastro. Eppure lo fanno tutti, ve lo posso garantire, anche i professori universitari. Questi sono lavori. Ecco, è stato dimostrato che la vitamina K2 stimola la calcificazione del tessuto cartilagineo e quindi riduce il rischio di fratture indipendentemente dai livelli di mineralizzazione ossea. Che significa? Che anche se l'osso è osteoporotico, grazie alla vitamina, alla osteocalcina attivata dalla vitamina K2, noi abbiamo una migliore calcificazione della cartilagine e quindi a parità di condizioni un soggetto osteoporotico trattato con vitamina K2 e un altro non trattato con vitamina K2, il secondo va soggetto a fratture e l'altro no, nonostante che abbiano tutte e 2 l'osteoporosi. Rinforza la struttura degli anelli intervertebrali,
risulta utile nell'artrosi degenerativa in generale, nella spondiloartrosi in particolare. Sulla base di una miriade di studi preclinici, epidemiologici, interventistici, che cosa si è visto a proposito delle malattie cardiovascolari? Che praticamente la vitamina K2 ha dimostrato di avere un forte potenziale nel ridurre morbilità e mortalità cardiovascolare, grazie al miglioramento di, un attimo solo, rigidità arteriosa, calcificazione valvolare, calcificazione arteriosa, disfunzione cardiaca sistolica e diastolica. Quindi, quello che prima, ecco, prima si considerava l'arteriosclerosi, che a differenza dell'aterosclerosi è stato sempre considerato un processo parafisiologico. Con il tempo noi ci invecchiamo e quindi le arterie diventano più rigide, le valvole del cuore si calcificano e il cardiologo dice vabbè, tutto sommato l'età è un fatto normale. Invece oggi noi con la vitamina K2 possiamo invertire e possiamo far sì che questo assioma non sia più vero, perché con la vitamina K2 noi possiamo eliminare il calcio dalle arterie, renderle più elastiche, far lavorare meglio il cuore e quindi migliorare la morbilità e la mortalità. Pensate a una valvola del cuore incrostata che non si chiude più bene, automaticamente noi abbiamo un passaggio di sangue, cosiddetto caput mortuum, tra una camera e l'altra, che a lungo andare determina un'alterazione della forma cardiaca e anche un'alterazione della funzione. E invece noi pulendo le arterie, ed è stato visto, ecco, studio clinico randomizzato in doppio cieco, pubblicato nel 2015 di Knappenen, numero di 244 donne olandesi sane in post-menopausa di età comprese tra 55 e 65 anni. Qual è stato il risultato? È stato dimostrato che la vitamina K2 assunta in dose nutrizionale di 180 millicentigrammi come MK7, che ha una lunghemivita per 3 anni da una popolazione sana, migliora la salute cardiovascolare a seguito dell'inibizione, dell'irrigidimento delle arterie legato all'età e miglioramento statisticamente significativo senza precedenti dell'elasticità vascolare. Dottore, 2 minuti. Sì. Questo è un altro grande studio per quanto riguarda il diabete. Sono stati sottoposti a questo su 38.000 uomini e donne di età compresa tra 20 e 70 anni. Vediamo che cosa è successo. Praticamente ha dimostrato che solo 10 microgrammi di vitamina K2 MK7 riduceva il rischio di diabete del 7%. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra cosa importante. La vitamina K2 nella donna, cioè nel feto, che cosa determina? Previene la calcificazione del setto nasale, della membrana che divide le due coane, e quindi evita, e quindi normalmente, perché questa zona del naso è ricca di matrix protein, che è K2 dipendente. Per cui che cosa succede? Che il risultato è un sottosviluppo del terzo centrale di quello inferiore del viso e porta all'ipoplasia maxillo-nasale. Se non si prende la vitamina K2 e calcifica quella membrana, automaticamente il massiccio facciale non si sviluppa in modo armonico e quindi ne deriva una deformazione, un dismorfismo del massiccio facciale con sovraffollamento dei denti. Un'altra cosa interessante, la vitamina K2, chiaramente l'austrocalcina è presente a livello della dentina, automaticamente, a parte che calcifica i denti, ma riduce la presenza, la quantità di microbi, che sarebbe lo Streptococcus e alcuni ceppi di Lactobacillus acidophilus, a livello della saliva, e passa da 323.000 microorganismi per millilitri si ha una riduzione del 95% e quindi meno carie.
le cause, la carenza di vitamina K2, le cause sono malassorbimento lipidico, terapia anticoagulanti, terapia antibiotica, dieta tipo occidentale, disbiosi intestinale. Per quanto riguarda i bambini dovrebbero prendere la vitamina K2 in caso di frattura, obesità, anemia di curie, fibrosi cistica, malattie infiammatorie intestinali, malattie del fegato, disabilità grave spesso associata a malnutrizione, malassorbimento e cambiamento del microbiota e disfunzione epatica. La vitamina K2 è stato dimostrato che non è tossica in età pediatrica. Per i vecchi invece le malattie cardiovascolari, malattie renale croniche, osteoartrite e così via, demenza, alcune patologie della pelle, declino funzionale, necessitano la supplementazione della vitamina K2. Sto quasi per finire. L'alimentazione, purtroppo bisognerebbe mangiare 4 kg di carne, 5 litri di latte, 5 litri di yogurt per assicurare una quantità di vitamina K2 MK4, non l'MK7 che a breve mi vita. Il problema è che praticamente oggi gli animali non mangiano più erba, non sono più allevate al pascolo, per cui l'uovo e la carne degli animali non contengono vitamina K2 e quindi bisogna supplementare. Ecco, vedete la differenza tra la MK4 e la MK7. Quindi soggetti in cui è indicata la supplementazione di vitamina K2 sono primo trimestre e secondo trimestre di gravidanza, altrettanto dicasi per bambini piccoli e adolescenti. Dopo i 50 anni sia gli uomini che le donne, soggetti obesi, le persone che assumono vitamina D, le persone che assumono farmaci di tipo warfarin, di cumarolici che bloccano la produzione di vitamina K1, le persone che assumono farmaci tipo aspirina e derivati salicilati, le persone che assumono antibiotici. Quindi i dicumarolici voi sapete che vengono utilizzati come anticoagulanti, però che cosa fanno? Bloccando la sintesi della vitamina K favoriscono la calcificazione dei tessuti e quindi si crea riduzione densità ossea con aumento delle fratture, riduzione della maturazione della dentina, progressione degli ateromi, progressione delle stenosi valvolari con deposito di calcio. Quindi evitare di prescrivere calcio ai pazienti che non assumono vitamina K2, non prescrivere alte dosi di vitamina D senza associare la vitamina K2. E quindi ho finito. Questo è diciamo il dosaggio da dare ai bambini, vedete? E questo è per gli adulti. Qual è il dosaggio giusto? Allora, una cosa che voglio dire e ho finito. I pazienti in trattamenti con dicumarolici non è vero che non possono fare la vitamina K, devono prenderla, ma non bisogna superare i 40 millicentigrammi, ok? 40 millicentigrammi, che altrimenti è vero che sono anticoagulanti, ma è pur vero che calcificano tutto, arterie e valvole del cuore. Mentre invece il dosaggio ottimale sarebbe quello di 200 millicentigrammi. Perché? Perché vanno a coprire tutto il fabbisogno delle proteine prodotte dalla vitamina D, le proteine K dipendenti. Grazie. Allora ringrazio il dottor Vaccaro Mario, grazie mille per la sua esposizione, dottore, e ne approfitto assolutamente per ringraziare anche l'azienda Vacchifarm, azienda nutriceutica, e per la sponsorizzazione che ci ha dedicato. Grazie mille dottore, grazie mille all'azienda.